L'elaborazione concettuale che ha il nostro cervello struttura una vera e propria dimensione di universo mentale. Universo completo, perché è completo al proprio interno di tutto ciò che le caratteristiche e le regole di comprensione e di rappresentazione della realtà ha. È chiaro che è una realtà interna, non è una realtà esterna. È chiaro che ha regole e caratteristiche completamente differenti da quelle che sono le regole e le caratteristiche fisiche. Per questo noi, psicologi e soprattutto noi dell'ISPEF, crediamo che lo studio dell'universo mentale permetta di comprendere come e quali competenze e capacità, quali attività di pensiero si possano realmente sviluppare, comprendendo quali sono le regole che strutturano la realtà interiore e quindi dell'universo mentale, che sono differenti da quelle della realtà fisica. E quindi, partendo dalle concezioni di Piaget, si è sviluppato una serie di strutture, di percorsi, diciamo così, di codice genetico della mente umana. Dagli anni 70 sono state effettuate una serie di ricerche e di sperimentazioni a cui negli anni 90 abbiamo dato una serie di risposte che ora vi esporremo. Un primo punto che dobbiamo considerare è il fatto che noi pensiamo perché abbiamo il cervello strutturato in una determinata maniera. Per inciso, il ragionamento può avvenire solo perché abbiamo sviluppato la corteccia cerebrale e quindi tutti gli animali invertebrati che non hanno cervello non hanno possibilità di coordinamento mentale. Tutti gli animali vertebrati che non hanno sviluppato la corteccia cerebrale, sappiamo che solo i mammiferi hanno sviluppato in parte la corteccia cerebrale, tutti gli altri non hanno capacità di ragionamento, ma solo di esecuzione e di coordinamento sensomotorio, o nei mammiferi di coordinamento senso-psicomotorio e in piccolissima parte di elaborazione logica. E come è strutturato il cervello umano? È strutturato mediante un'evoluzione dall'aspetto del cervelletto, che ha la funzione di coordinamento sensomotorio, alla progressiva evoluzione del sistema limbico-ipofisi, che è deputata al regolamento, alla regolazione dell'equilibrio ormonale, per arrivare alla elaborazione logica. E siccome noi abbiamo una struttura simmetrica, anche il nostro cervello è basato su un cervello destro, un cervello sinistro, in cui la parte destra è deputata principalmente a tutto ciò che è l'area musicale, all'area spaziale, diremmo all'area artistica e creativa, mentre l'emisfero sinistro è deputato all'area del linguaggio, all'area della matematica, dei numeri, a tutto ciò che noi diremmo la dimensione della razionalità. Lo sviluppo ulteriore del cervello ha portato ad una correlazione e ad una integrazione tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, portando alla parte superiore della corteccia cerebrale, che noi chiamiamo coscienza. È questa che ci permette di riflettere sulle azioni che facciamo.